Cupra Formentor. L'hanno provata tutti, in tutte le salse, in tutti i colori, in tutti gli allestimenti, in tutte le motorizzazioni. Beh, ora è il mio turno. E parto alla guida perché è proprio questo uno dei motivi per cui considerare ancora al giorno d'oggi questo CUV. Dopo vi spiego perché CUV. Infatti vedremo come la guida sia dinamica e coinvolgente anche con questo 1500 TSI da 150 cavalli, ovvero la versione d'attacco, come sia quindi parca nei consumi, come questi interni siano sportivi, spaziosi e ben curati, insomma ne abbiamo da dire di cose su di lei. Quindi dopo che hai lasciato mi piace sotto questo video, empezamos! Presentata a metà 2020 è il primo modello 100% Cupra della storia e ha immediatamente preso per le corna al segmento dei SUV medi, grazie alle sue linee scolpite, muscolose, aggressive, la sua silhouette inconfondibile e inedita, così come le sue proporzioni. 4,45 m di lunghezza per solo 1,51 m di altezza. In poche parole, un'auto di carattere. Il frontale è lungo e affusolato, la fanaleria full LED di serie molto distintiva, soprattutto di notte, grazie alla barra LED posteriore coast to coast. Insomma, si fa decisamente guardare questa Formentor. Formentor che, fun fact, è il punto più settentrionale dell'isola di Maiorca. Ecco, noi oggi non ci troviamo a Maiorca purtroppo, bensì vicino a Cupra Garage Peressini di Fiume Veneto in provincia di Pordenone, che mi ha gentilmente concesso questo test drive. Che tra l'altro hanno anche una Viz da 5, non è che... lasciate un like. Dal punto di vista stilistico saltano all'occhio le prese d'aria anteriori funzionali, lo spoiler posteriore, i dettagli in color rame del logo e di questi cerchi da 19 pollici che includono un impianto frenante di tutto rispetto, a disco sia dietro che davanti, dove sono addirittura 20 lati. Curiosità, il riferimento al nome del modello c'è solo all'interno del faro posteriore, la scritta dietro recita solo Cupra. Il tutto racchiuso in un SUV coupé, ecco dove ritorna il CUV, come chiama la carrozzeria Cupra stessa. Bella piattata al suolo, di fatto è la prima crossover che vedo più basso di me. 1,55 m. La macchina. Io un po' di più. E per finire, chicca non da poco il logo Cupra che si illumina dal finestrino ogni volta che apriamo la portiera. Io la prendo come un invito a guidarla, quindi vamos! Questa Formentor rappresenta l'emblema di chi cerca la sportività su un crossover, due concetti che sono spesso stati accostati ma senza un grande successo. Beh, qui è tutta un'altra storia. Dunque qui abbiamo 150 cavalli e 250 Nm di coppia che vengono scaricati all'anteriore per uno 0-100 in 8 secondi e 9. Numeri che non fanno gridare allo scandalo, certo, ma l'asso nella manica di questa Formentor è il telaio. La piattaforma è la MQB Evo, la stessa di Tiguan tra le tante che la condividono. Una tra le più sofisticate e malleabili, infatti è stata messa a punto in modo egregio dagli ingegneri Cupra. Infatti è un telaio che riesce a rendere coinvolgente e divertente anche cavallerie non eccessive di queste, ed è proprio questo il bello di Cupra, che ha nel suo DNA la sportività e lo riesce a trasmettere all'intera gamma, non solo alle Veloz. La prima cosa che si nota alla guida infatti è la posizione. Quindi è una posizione da compatta, si sta seduti in basso, una cosa molto piacevole, e si sente anche che l'auto è sempre ben piantata a terra. Infatti adotta anche un raffinato sistema di sospensioni indipendenti, abbiamo un McPherson davanti e un Multilink dietro, che rende la dinamica di guida particolarmente piacevole anche e soprattutto nel misto stretto, dove non te lo aspetti da un crossover. Infatti questa Formentor non si scompone quasi mai e abbiamo anche un comando dello sterzo davvero preciso. Sento sempre di avere sotto controllo l'anteriore, gli inserimenti in curva sono molto precisi e soprattutto trovo uno sterzo davvero comunicativo, preciso. Guardate, sono in modalità comfort e l'auto si muove perfettamente, danza tra le curve in una maniera incredibile e comunica davvero tanto, naturalmente in spagnolo. Hola, hola! Il tutto senza comunque far penare la comodità, perché ovviamente è un'auto pensata per essere una daily car, una vettura da tutti i giorni. Ecco, io su sedili così ci salirei molto volentieri tutti i giorni, sportivi del tipo avvolgenti in tessuto similpelle con poggiatesta integrato, regolazione elettrica con memoria a 3 vie eppure riscaldati tutti e due. Ed è questo il bello di Cupra, no? Anche in un crossover non performante come questo comunque ci sono questi dettagli molto importanti. In ogni caso ci sono anche quelli non avvolgenti, quelli più classici. E sono calati in un contesto che in primis dà un'idea di grande solidità, infatti gli assemblaggi sono molto buoni, gli scricchioli sono ridotti
ridotti al minimo e i materiali sono morbidi pressoché ovunque tranne qui sotto il tunnel centrale. E in secondo luogo un abitacolo che mette al centro il guidatore. Di fatto il display da 12 pollici di diagonale è leggermente rivolto verso di me, ma prima di parlare di lui parliamo di una delle mie cose preferite, il volante Cupra. Bellissimo, della dimensione giusta, tagliato sotto con uno spessore adeguato, almeno per quanto riguarda le mie mani, e con questi dettagli in color rame, tra l'altro con il logo Cupra al centro, che è sempre bellissimo da vedere, che si impugna molto bene e da cui con i comandi fisici puoi controllare il Cupra Virtual Cockpit, che è il protagonista assoluto, perché è completamente configurabile. Ci sono 1000 schermate diverse che puoi mettere insieme tramite widget, 1000 schermate diverse per contagiri, contachilometri, eccetera eccetera. Puoi vedere i consumi, puoi vedere le mappe, puoi vedere letteralmente qualsiasi cosa, pure la potenza e la pressione della turbina. Insomma, veramente bello, e se una cosa è così che puoi controllarla come ti pare e piace, io sono contento. Il display dell'infotainment è da ben 12 pollici di diagonale ed esclusivamente controllabile col dito. La grafica è accattivante e ci vuole poco tempo per apprendere il funzionamento e le shortcut principali. Buona la fluidità, ma se potete evitate le mappe integrate, per quello usate CarPlay e Android Auto wireless. Quindi abbiamo scorciatoie qui sopra con le varie temperature, scorciatoie qui sotto con per esempio i dati di marcia, ma 2 funzioni al volo che ho trovato molto interessanti. Andiamo sulle impostazioni della vettura e troviamo per prima cosa le luci soffuse, quindi abbiamo delle diverse impostazioni anche per quelle, diversi colori che vengono riluminati in base agli stati d'animo, quindi calmo, attivo, warm, oppure si possono decidere i colori in base alle proprie preferenze, mentre l'altra riguarda il clima, che secondo me è interessante. Abbiamo innanzitutto il volante riscaldato, tra l'altro possiamo modificare la climatizzazione davanti e dietro, ma abbiamo anche l'iClimate, ve l'ha preso il tocco benissimo, dove abbiamo queste funzioni molto simpatiche, tipo se abbiamo le mani fredde scalda le mani, se abbiamo i piedi freddi scalda i piedi, raffreddamento rapido e anche aria fresca, che direi che di questo periodo ci vuole. E in più abbiamo l'Air Care Clima, appunto ancora una volta attivando questa funzione le polveri sottili saranno eliminate dall'abitacolo, molto bene. E tra l'altro è molto intelligente perché guardate, compaiono le scritte, si accorge che la tua mano sta arrivando. Vabbè, lasciamo stare, ok. Infine sul tunnel centrale troviamo doppia presa USB-C, la ricarica wireless per il telefono, tasto di avviamento e il selettore del cambio DSG a 7 rapporti. E basta, il resto dei tasti me ne dimentico durante la marcia, assolutamente non li uso più. Quindi parliamo di questo qui. Un cambio DSG a 7 rapporti che in modalità comfort è molto intelligente perché cerca sempre di mantenere i giri del motore sotto i 2000. Questo a tutto vantaggio dei consumi di cui parleremo, ma anche della rumorosità in abitacolo, che è molto buona anche per quanto riguarda il comfort sull'asprità, che magari non ti aspetti da un assetto che è leggermente più rigido di quello. Prendiamo per esempio un Tiguan che è sulla stessa piattaforma. Ecco, però se iniziamo a chiedere tanto a questo motore e a questo cambio, soprattutto in modalità comfort, viene fuori forse il suo limite maggiore, ovvero un piccolo vuoto di coppia tra i 2000 e i 3500 giri quando la pressione del turbo arriva massima. Tra l'altro abbiamo un comodo indicatore qua che ci indica la pressione del turbo in tempo reale. Infatti se io provo a schiacciare l'acceleratore, sono a velocità di crociera, ci impiega qualche millesimo di secondo, qualche centesimo di secondo per capire fondamentalmente quali sono le mie intenzioni. Però una volta che sale di giri e capisce che io magari voglio fare una guida un po' più sportiva, diventa estremamente piacevole da guidare. La spinta c'è e si sente forte e chiaro. Ecco, qua mi ha cambiato per esempio a 5000 giri. Ancora di più in modalità sport, dove viene modificata la rapportatura del cambio e il motore cambia volto. I giri salgono e ti invita ad utilizzare le palette al volante che sì, non sono enormi, sì, non sono le migliori palette sul mercato, ma ci sono e funzionano bene. Così come i freni, taratura del pedale perfetta, mi trovo benissimo. Cioè, fondamentalmente l'ho presa solo qualche giorno, ma è come se la guidassi da sempre, è incredibile. Quanto basta per notare che i comandi a sfioramento così bistrattati in realtà prendono bene il tocco. Manca solo la retroilluminazione per la guida notturna, che gli ADAS, che sono tanti, si gestiscono direttamente dal volante e che la visibilità posteriore sia sacrificata dall'1.8 di piccole dimensioni, ma per questo c'è un ottimo sistema di telecamere a darci una mano, soprattutto in manovra. Ma nonostante questo l'abitabilità posteriore è molto buona, l'ingresso è agevole, c'è ampio spazio sia per la testa che per le ginocchia e la seduta è in generale molto comoda. Ci sono plancetta del clima trizona dedicata, prese USB-C e un comodo bracciolo. Unico neo, le plastiche superiori delle portiere non combaciano con quelle anteriori, poco male. Il borraccione test qui ci sta.
La silhouette da SUV coupé va invece a penalizzare il litraggio del bagagliaio, che è di 450 litri minimi. Il vano però è comodo in quanto si può aprire con un piede, una chicca optional. È ben curato perché è tutto rivestito in moquette con il gancio coperto. È funzionale perché ci sono carico passante e dei comodi tasti per sbloccare la discesa dei sedili posteriori, che svela però uno scalino. La parte dei consumi è anch'essa interessante perché questo 1500 TSI 150 cavalli sfrutta la tecnologia Cylinder on Demand, quindi la possibilità di spegnere 2 dei 4 cilindri in determinate situazioni quando è permesso per risparmiare, e infatti mi è successo addirittura in autostrada, per cui vediamo che cosa ho rilevato. In un lungo tratto autostradale la media è stata di 13 km con 1 litro, mentre nell'ipotetico percorso casa-lavoro tra provinciale, statale e cittadina con del traffico, di chilometri con 1 litro ne sono riusciti a fare 17-18. Quindi col suo serbatoio da 50 litri si possono aspettare tra i 750 e gli 850 km con un pieno di benzina. Cupra Formentor 2024 parte da 36.350 euro con questo motore, 38.300 con il DSG. Parte già ben allestita. Il mio consiglio è di aggiungere il Technology Pack, che comprende anche alcuni ADAS aggiuntivi, aggiungere il tetto panoramico, i sedili sportivi avvolgenti e i cerchi da 19 pollici, per cui si sfonderebbe quota 40.000 euro. È disponibile benzina, diesel oppure ibrido plug-in, con diversi livelli di potenza, dai 150 del 1500 e del 2000 TDI diesel, ai formidabili 390 cavalli della VZ5 BAT da 78.000 euro, passando per l'allestimento di mezzo VZ, con il 2000 TSI da 245 cavalli che sfiora i 50.000 euro. È sempre bene comunque fare un passaggio in concessionaria per scoprire prezzi, promozioni ed eventuali chilometri zero. Insomma, se cerchi la comodità di un crossover con la presenza su strada da coupé a tirasguardi, una guida altamente coinvolgente qualsiasi sia la motorizzazione scelta e un ottimo sistema di infotainment, la Formentor deve essere assolutamente tra le tue scelte. E infatti questo video lo chiudo qui. Non cedo più, non voglio scendere più, cioè ero curioso di provare questa Formentor e ora voglio portarla fino a Cap de Formentor perché voglio scoprire tutto su di lei. Sono sicuro che lì farebbe un figurone. Oh!